tante persone si chiedono che cos'è, vorrebbero provare, hanno provato. Il punto della meditazione è un altro, perché c'è molta confusione a riguardo. E senti che c'è qualcosa di nuovo. Da lì parte un percorso. Differenza tra tecnica di meditazione e meditazione. Parlando di meditazione, avrei voluto anche spiegarvi un po' meglio e farvi capire un po' meglio che cosa intendiamo e che cosa è la meditazione. È una parola diffusa sia nel mondo delle terapie olistiche, della spiritualità, a maggior ragione la meditazione, ma non solo, perché anche negli ultimi anni si è diffuso molto questo interesse per la meditazione, soprattutto anche a un pubblico che non è abituato a praticare le tecniche di meditazione, ma c'è molta curiosità a riguardo. Quindi questo fa sì che aumenti l'eco riguardo a questa parola e tante persone si chiedono che cos'è, vorrebbero provare, hanno provato, sono membro di alcuni gruppi su Facebook, alcuni proprio sulla meditazione che molte persone fanno domande, tantissime risposte di diverso tipo. Per tutti questi motivi volevo appunto parlarvi di che cos'è la meditazione, perché c'è molta confusione a riguardo. Intanto vi ricordo che se avete voglia di fare domande potete scrivere i commenti qui sotto e poi io vi risponderò, magari non subito, ma sarò molto contento di rispondere a tutti. Per capirci meglio vi faccio vedere una slide. Questa è una bella foto di una ragazza che è seduta in meditazione e questa l'ho trovata perché tanta gente che non ha mai praticato la meditazione mi fa capire che quello che immaginano della meditazione è un po' questo. Cioè, mettersi in questa posizione, spesso in un'asana yogica, occhi chiusi, in rilassamento, con le mani in questo modo, o braccia anche posizionate in modo diverso, rilassate, ma comunque più o meno così. Oppure relax meditation. Molte persone hanno idea che la meditazione sia rilassamento. Tutto ciò che riguarda la meditazione è legato a questo stato rilassato dell'individuo. Diciamo che in parte è anche vero, come in parte è anche vera questa fotografia che illustra che ci sono a volte tecniche di meditazione dove ci si mette in questa posizione. Ma non solo. Un altro aspetto che ho notato è questo. Se è un buddista o un monaco o qualcosa del genere, c'è un grande immaginario di tutto quello che è legato alla meditazione relativo alle pratiche e alle discipline orientali di tipo spirituale, di tipo anche religioso, come ad esempio il buddismo. Ci sono tante meditazioni e la pratica della meditazione nel buddismo è molto frequente. C'è comunque questo immaginario di legare la meditazione alla cultura, all'educazione e alle discipline orientali. E anche questo è vero in parte. Diciamo che tutte queste cose che adesso sono 3 punti che io ho trovato che le persone mi fanno capire che sono preponderanti riguardo al loro immaginario della meditazione, cioè questo tipo di posizione, rilassamento, stare a occhi chiusi, tutto ciò che sono le pratiche spirituali orientali, eccetera, eccetera. E sì, non è che questo sia sbagliato, questo è vero, ma in realtà
la meditazione è anche qualcos'altro, anzi non è che sia anche qualcos'altro, il punto della meditazione è un altro. Questi sono degli aspetti più esteriori. Innanzitutto, la meditazione non è rilassamento. Individuare e definire la meditazione come uno stato di rilassamento non è appropriato. È vero che praticando le tecniche di meditazione, in parecchie tecniche, si raggiunge uno stato di rilassamento che porta alla meditazione, ma la meditazione non è rilassamento. Allora, per spiegarvi meglio, spero, prima di tutto introduco un concetto che è quello della differenza tra tecnica di meditazione e meditazione. Nel senso che le due immagini che avete visto delle due persone, sia il monaco che la ragazza seduti in meditazione, stanno praticando una tecnica di meditazione. Di tecniche di meditazione ce ne sono anche tante altre che sono molto diverse da queste statiche. Ci sono meditazioni attive, ci sono meditazioni che usano anche altre tecniche come possono essere la danza, certi movimenti, certi anche atteggiamenti e comportamenti del fare quotidiano. Le tecniche di meditazione sono veramente tantissime, non so, migliaia, perché tra l'altro sono antichissime, ad esempio le meditazioni tantriche, le famose 112 tecniche del libro del Tantra, risalgono a millenni prima dell'origine della religione. Pare che siano state scritte intorno al 3000 a.C., qualcosa del genere, ma si tramandavano anche migliaia di anni prima a voce, quando probabilmente la stampa non c'era ancora, non lo so. Comunque, un esempio per dire che sono antichissime. Le 112 tecniche del Vijnana Tantra sono tra le tecniche più antiche riconosciute. E qui stiamo parlando di tecniche. Invece la meditazione è qualcosa di diverso che la tecnica. La meditazione è un punto, è uno spazio nel quale noi arriviamo e abbiamo la possibilità di vedere qualcosa che spesso non vediamo. È uno spazio dove diventiamo quello che molte persone che praticano la meditazione e anche tanti maestri dicono, diventiamo osservatori. Che cosa significa questo? Dal momento che questo è il primo punto per quanto riguarda il processo di trasformazione, ed è anche dei passaggi per il processo di trasformazione delle forme energetiche disturbanti. Quindi, per spiegarvelo meglio, io partirei da qui e vi mostro. Se vi ricordate, questa era una forma energetica disturbante, stilizzata ovviamente, che è compresa nel nostro sistema. Qui siamo sul diagramma a cerchi, io uso questo, come molti di voi già ben sanno. Questa forma energetica disturbante, come anche tutte le altre, questa è semplicemente un esempio, copre questa che ho raffigurato in questo modo, un po' misterioso ma anche un po' cupo effettivamente, adesso che me lo riguardo, che è un buco di consapevolezza. Un buco di consapevolezza nel nostro sistema energetico significa che è un punto nel quale noi, se lo tocchiamo, abbiamo comunque o una reazione o un livello di incoscienza o un disequilibrio, che è quello che ci porta a non
non fluire e non essere naturali nel nostro spazio presente. E spesso è generato da questa forma energetica disturbante. Cosa significa? Qui è raffigurato, in questa linea viola, è raffigurato un movimento, un esempio di un movimento che noi abbiamo quando siamo nel cerchio più esterno. Spesso siamo chiusi e limitati a muoverci nel cerchio esterno, siamo nel mentale, siamo nell'azione, nel condizionamento, ci muoviamo accedendo alle credenze, ai condizionamenti, siamo nell'ego e spesso stiamo confinati in questo spazio. In questo caso, come potete ben vedere, noi non andiamo a contatto e non raggiungiamo la zona di questo buco di consapevolezza. Quindi questo buco di consapevolezza rimane lì dov'è, indisturbato, e noi non ne siamo coscienti. In un caso del genere, invece, questo è un movimento dove siamo completi nella nostra individualità. Sì, ci muoviamo anche nel cerchio esterno, ma andiamo anche verso il centro, andiamo a recuperare delle qualità essenziali, ci riconnettiamo ai punti di forza, ritorniamo a uscire, andiamo nell'azione, poi magari siamo in una situazione che ci porta nelle emozioni, eccetera, 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 e ci muoviamo attraverso tutti i cerchi e anche in questo caso non passiamo, non tocchiamo questo buco di consapevolezza. Quindi non lo vediamo, non ne siamo coscienti e non lo conosciamo. Quando invece arriva una situazione, diciamo così, particolare e arriviamo vicini a questo buco di consapevolezza, siamo in grado di vederlo. E qual è questa situazione particolare? Questa situazione particolare è, per quanto riguarda le tecniche di meditazione, è uno stratagemma che ci sposta su un altro piano e noi arriviamo qui davanti con la possibilità di vedere. E questo, che io ho raffigurato con questo ovale viola, significa che diamo spazio di divenire consapevoli di questo buco, lo vediamo, diveniamo osservatori che c'è qualcosa, che c'è qualcosa. Questo è il momento della meditazione. Il momento della meditazione che non necessariamente avviene attraverso una tecnica di meditazione, ma può avvenire anche nella vita normale. Quando, ad esempio, ci succedono degli avvenimenti un po' straordinari, a volte possono essere anche avvenimenti, adesso poi di preciso non lo so, possono essere di svariato tipo, ma potrebbero essere anche avvenimenti molto forti e scioccanti, anche traumatici, oppure potrebbero essere al contrario anche momenti dove il nostro cuore si apre enormemente e noi iniziamo a diventare percettivi anche di spazi che generalmente non percepiamo. O anche altri momenti dove vediamo, osserviamo qualcosa di nuovo e ci rendiamo conto che c'è qualcosa di nuovo e abbiamo la possibilità di osservarlo. Da lì parte un percorso. Diciamo che parte un percorso se noi stiamo in quello spazio, se abbiamo anche la volontà di perseguire a starci e se sentiamo che vogliamo esplorarlo. Di solito questa è un po' la caratteristica che hanno le persone che anche fanno un percorso di crescita su di loro e che praticano anche la meditazione. Allora, questo spazio
dove entri in meditazione, quindi hai la possibilità di vedere, è uno spazio dove le tecniche di meditazione ti facilitano a raggiungerlo. Cosa vuol dire? Che non è che facendo una tecnica di meditazione necessariamente assolutamente entri in questo spazio di meditazione. Non è così. È che la tecnica di meditazione, che in generale sono delle tecniche molto molto semplici, sono degli stratagemmi che ti spostano in un punto dove tu in un modo o nell'altro abbandoni delle barriere, abbandoni dei costrutti spesso mentali e anche delle abitudini energetiche che ti fanno girare sempre in quelle direzioni che abbiamo visto prima, ma non ti fanno mai andare in altre. E accade a volte che tocchi questo punto che è questo buco di consapevolezza e puoi osservarlo. Quindi la tecnica di meditazione è solamente un facilitatore per la meditazione. La tecnica di meditazione non è meditazione. La meditazione è questo spazio dove puoi arrivarci con la tecnica di meditazione, ma anche senza la tecnica di meditazione. Ho qualche amico, ad esempio, che, perché lo conosco molto bene, posso dire che, ad esempio, hanno questa qualità del meditatore, pur non avendo mai praticato tecniche di meditazione. Allo stesso tempo ho amici, tanti, conosciuti nei centri di meditazione, che praticano tecniche, ma difficilmente entrano in meditazione. Magari possono anche entrare in stati di rilassamento oppure in stati di liberazione, di celebrazione, più estatici, che sono tutti degli spazi che aiutano a entrare in meditazione, però magari rimangono lì, fanno fatica a rimanere nel punto di non consapevolezza, perché questo punto di non consapevolezza poi è un punto che può creare anche difficoltà. Ed è proprio da questa difficoltà che iniziamo il processo di trasformazione della forma energetica disturbante che genera questo buco di consapevolezza, che è quello che abbiamo parlato la volta scorsa. Infatti, se vi ricordate questa slide, il primo passo, riconoscimento, è il passo della meditazione. Vedo, sono in grado di vedere che c'è qualcosa. Spesso questo vedere non è vedere con gli occhi, Questa osservazione è una percezione che spesso arriva attraverso i sensi e ognuno ha i propri canali. Spero che sia stato abbastanza chiaro quello che ho detto. Perché ho notato che difficilmente si legge in giro questa differenza tra quello che è una tecnica di meditazione e quello che è la meditazione. La meditazione è uno spazio che uno può raggiungere anche senza fare tecnica di meditazione. È proprio un punto che arrivi e senti che c'è qualcosa di nuovo e hai la possibilità e l'opportunità di fare il percorso da lì. Venendo un po' alla pratica di quello che è la meditazione e che noi la usiamo per attuare i processi di trasformazione, che è il processo che vi ho già spiegato riguardante le forme energetiche disturbanti, per
migliorare la qualità della nostra vita, per migliorare il nostro benessere, per riprenderci il nostro potere personale, per riacquisire il nostro potere interiore e la capacità e la potenzialità di muoverci nel mondo con le risorse che abbiamo, che sono tantissime e spesso sono chiuse da questi disequilibri creati da queste forme energetiche disturbanti. Noi usiamo le tecniche di meditazione, sia statiche, un po' come quelle che avete visto prima, della tipa occhi chiusi con seduti, che anche parecchie tecniche di meditazioni statiche che usiamo sono diverse da questa, ma usiamo maggiormente delle tecniche di meditazione che sono un po' meno convenzionali. Moltissime tecniche di meditazione sono attive, meditazioni attive dove si usa molto il corpo, e sono tecniche di meditazione molte create da Osho, e altre le abbiamo anche volute noi, alcune su delle strutture create da Osho e anche su altri, perché poi anche Osho stesso a sua volta le ha create su altre tecniche molto antiche, e usiamo moltissimo anche le meditazioni del cuore. Noi usiamo le tecniche di meditazione per poter fare questo processo di trasformazione e di evoluzione personale di noi stessi e entrare, appunto, come dicevamo prima, in questo punto della meditazione. Se qualcuno di voi è interessato anche a fare un'esperienza, a provare, io sono contentissimo di dare il benvenuto a chiunque abbia voglia di venire a provare queste tecniche o altre, ce ne sono anche altre tra l'altro, di unblock. Ho finito il mio discorso sulla meditazione